non mi sono piaciuti gli scenari che abbiamo visto di Liti e Risse sugli spalti durante la gara in Messico. Mi dissocio completamente da quegli atteggiamenti ed è brutto vedere quando lo sport sfocia in queste reazioni. La cosa che non mi è piaciuta per niente è che nessuno sia intervenuto a calmare la situazione. Bello vedere diversi tifosi che tifano diverse squadre, diversi piloti. Ci sta che Perez sia l'idolo nazionale, ma quando c'è la violenza di mezzo, ecco, ci vuole un maggior controllo secondo me. E purtroppo in questo caso non c'è stato. Davvero un brutto scenario che fa male anche alla Formula 1. Spero che nelle prossime gare, nel caso ricapiti una situazione del genere, qualcuno intervenga, ecco. Devo dire che mi sono molto divertito a vedere questo GP del Messico perché sono successe tante cose di cui dobbiamo parlare. Dobbiamo iniziare a fare i complimenti a Verstappen che ha raggiunto le 51 vittorie in carriera, eguagliando Alain Prost, e Verstappen è riuscito a vincere questo GP del Messico, ha fatto un'ottima partenza sia al primo start dopo la bandiera rossa, è riuscito a tenere un ritmo con gomma hard nella parte finale straordinario, girando sempre come un metronomo sul 22 basso, ed è riuscito a conquistare le 16 vittorie stagionali. Un risultato che non è da poco, anzi mostra lo straordinario feeling che ha Verstappen con questa RB19 e ovviamente il suo talento e l'assenza di errori, che è qualcosa che gli dà tanto merito. Ma ci sono tanti argomenti di cui parlare. La sfida tra Ferrari e Mercedes, che in questo caso ha visto una Mercedes migliore nella gestione delle gomme. Due MVP secondo me che sono Hamilton, che è riuscito tra l'altro a fare il giro veloce in gara all'ultimo giro in 1:21.3 con una gomma media con 41 giri di vita, qualcosa di assurdo. E davvero ha fatto una gara straordinaria Lewis. Mi è piaciuto molto il sorpasso su Leclerc, dove è andato anche sull'erba azzardando, mostrando l'aggressività, la cattiveria anche di Hamilton, che mostra in determinate fasi di gara, ma al tempo stesso la delicatezza nella gestione delle gomme, cosa che invece dall'altra parte del box non ha avuto Russell. E l'altro MVP secondo me è Norris, che partendo dal fondo è riuscito ad arrivare quinto. Ha fatto una gara straordinaria con un grandissimo passo, che se fosse partito davanti poteva anche mettere in difficoltà Ferrari, quindi attenzione, ed è arrivato addirittura davanti a Russell, assurdo. Ma dobbiamo parlare anche della gara di Ferrari, che ha fatto una prima fila straordinaria il sabato in qualifica con la pole position di Leclerc e secondo Sainz, però ancora una volta manca il passo gara, forse per un degrado gomma eccessivo, alcuni dicono anche per una scelta troppo conservativa della gomma hard e altri parlano anche di un setup non ottimale. Ma andiamo a analizzare tutto in questo post GP del Messico. Tra l'altro, se andate a riprendere il post GP di Austin, io vi avevo detto una Red Bull prima forza qui in Messico, seconda Mercedes, terza Ferrari, così si è verificato in gara. Ma detto questo, andiamo avanti, andiamo a analizzare tutta la gara con anche il ritiro di Perez. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così da non perdervi nessun video a tema automotive e Formula 1 qui sul canale. Ci saranno tante sorprese, tanti nuovi contenuti che vi piaceranno nei prossimi giorni, quindi mi raccomando non perdeteveli. Vi ringrazio davvero tanto del supporto e ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa gara, cosa ha influenzato secondo voi la gara di Ferrari, come mai non è riuscita ad arrivare davanti a Mercedes. Ditemi la vostra. Vi ricordo che sono presente anche su Instagram come Rastro Drives, vi lascio il link in descrizione. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a analizzare subito la gara del Messico, ma prima sigla. Dobbiamo iniziare analizzando la partenza. Cosa ha sbagliato Perez? Come si poteva evitare quell'errore? Se andiamo a vedere la partenza, vediamo che le due Red Bull partono meglio delle due Ferrari. Per questo entrambe le rosse sono state costrette a difendersi. E arriviamo in curva 1, dove ci ritroviamo con Verstappen all'interno, Leclerc in mezzo a sandwich tra le due Red Bull e Perez all'esterno. Cosa ha sbagliato qui Perez? Perez, per cercare di finalizzare il sorpasso e portarsi quindi in prima posizione, doveva cercare di replicare il sorpasso di Verstappen compiuto nel 2021. Se vi ricordate, in quell'occasione Verstappen riuscì a sorpassare entrambe le Mercedes, con Bottas che aveva quasi messo più in difficoltà Hamilton cercando di coprire l'interno, lasciando via libera e ampia strada a Verstappen all'esterno, che poi riuscì a fare una grandissima staccata portandosi davanti entrambe le Mercedes e avendo l'interno in curva 2. Perez in questa occasione è stato troppo timido nella staccata, o se vogliamo Leclerc e Verstappen hanno staccato più forte, quindi ritrovandosi tutti e tre appaiati è normale
normale che se tu chiudi troppo poi la strada vai a centrare Leclerc. Quindi ennesimo errore di Perez, ma ovviamente è un contatto di gara che succede a inizio gara. Perez ha avuto le conseguenze maggiori. Leclerc è stato molto fortunato ad avere solamente un danno all'ala anteriore, avendo la rottura dell'endplate sinistro, che tra l'altro è la stessa cosa che successe a Silverstone nel 2022, con sempre un contatto tra Leclerc e Perez a inizio gara. E nonostante Leclerc ha avuto una perdita di 5-10 punti di carico, queste vetture a effetto suolo non perdono così tanta performance quando vanno a danneggiare l'endplate in pista. L'abbiamo visto l'anno scorso a Silverstone e l'abbiamo visto anche in questa prima parte di gara con Leclerc, che girava addirittura più forte di Sainz, perché l'ala anteriore non va a produrre così tanto carico, perché la maggior parte del carico è prodotto dal fondo. Quindi anche senza l'endplate sinistro Leclerc andava comunque bene. Detto questo, Perez in quel caso ha chiuso troppo la traiettoria, quindi sbagliando. Purtroppo è stato costretto al ritiro nella sua gara di casa. E attenzione che dall'altra parte abbiamo un Ricciardo che ha concluso settimo. È vero che Horner e Red Bull hanno rassicurato Perez dicendo che è parte fondamentale del team, però attenzione che il sedile magari ce l'ha sicuro nel 2024, ma nel 2025 vedremo Ricciardo in Red Bull se le performance di Perez continuano in questo modo, perché detto sinceramente sta deludendo tanto. Non è lo stesso Perez secondo me da Baku, anche se io vi ho sempre detto quando mai Perez potrà lottare per il mondiale contro Verstappen. Sono due piloti molto diversi sia come stile di guida, ma soprattutto Verstappen ha molto più talento e quindi è normale che sia da solo in questa lotta per il mondiale. Ma continuiamo la nostra analisi. Nella prima parte di gara Ferrari andava molto forte coi tempi, un po' più lenta di Red Bull, ma attenzione che ha subito comunque un calo di performance negli ultimi giri dello stint, dove Hamilton riusciva ad andare più forte rispetto a Leclerc e Sainz. È vero, Hamilton poi ha anticipato di molto il pit stop, ma perché vedendo una gestione così buona delle gomme di Mercedes poteva permettersi uno stint più lungo con la hard. Ma arriviamo al fatidico momento della bandiera rossa, dove Magnussen è andato a muro a causa di un cedimento della sospensione posteriore sinistra e ha danneggiato le barriere, che quindi andavano riparate. Giusta decisione dei commissari di dare la bandiera rossa. Situazione simile a quella che era successa a Jeddah con Schumacher, forse là ancora meno perché le barriere non erano così danneggiate. In questo caso le barriere erano molto danneggiate, quindi giusta la decisione. Verstappen ha detto no, ma c'era una vettura solamente da spostare, potevano dare la safety car e basta. Secondo me no, e lui l'ha detto ovviamente a suo interesse, perché aveva già tanto margine di vantaggio rispetto ai suoi inseguitori. Ovviamente ognuno cerca di portare l'acqua al suo mulino, ma la decisione giusta è stata quella presa in pista. E dopo la bandiera rossa è stata giusta anche la decisione della standing start. In questo caso hanno seguito il regolamento e ci sta, anche perché c'erano più della metà dei giri di gara ancora da compiere. E arriviamo alla fatidica decisione della gomma da mettere. Verstappen è stato obbligato a mettere la gomma hard perché non aveva né una gomma media usata né una gomma media nuova, e i team si sono divisi tra chi ha scelto la gomma media, la maggior parte, e chi ha scelto gomma hard. Mercedes ha azzardato la gomma media su entrambi i piloti montando una gomma media usata, mentre Ferrari, reduce dalla scelta azzardata di Austin, ha deciso di andare su una gomma hard nuova sia con Leclerc sia con Sainz. Prima di continuare ti ricordo di lasciare un like, di iscriverti e attivare le notifiche per non perderti nessun video qui sul canale. Ti ringrazio davvero tanto il supporto che mi dai in ogni video, perché insieme possiamo continuare in questo progetto. Ma ora torniamo a noi. Forse sì, si poteva anche azzardare la gomma media su entrambi i piloti per avere una ripartenza un pochino più dinamica e magari giocarsi a posizione con Hamilton. Però se mi chiedete sarebbe cambiato poi il risultato a fine gara, secondo me no, sarebbe comunque arrivato Hamilton davanti a Leclerc, perché il ritmo di Mercedes oggettivamente era migliore rispetto a quello di Ferrari. Perché sì, Mercedes magari andava più piano nel primo settore perché Ferrari è più efficiente e quindi Ferrari ha una maggior velocità di punta, ma Mercedes con il nuovo fondo riesce a generare più carico e quindi andare più forte nel secondo e terzo settore, riuscendo quindi ad avere più grip, gestendo meglio le gomme, e questo vantaggio poi si riscuote anche in gara, soprattutto nelle fasi finali. Se devi fare una seconda parte di gara compiendo 36 giri con gomma media, quando Pirelli ha detto che potrebbe durare dai 27 ai 34 giri la gomma, insomma devi cercare di gestirla. È vero che hai meno carico di benzina nella seconda parte di gara, però non è facile, ecco. Ferrari sai che è una macchina leggermente più scarica che va a consumare di più le gomme. Mercedes a sto giro era superiore ai Ferrari. Sicuramente la Ferrari si comporta anche in maniera diversa a seconda della gomma che utilizza. Con gomma più morbida va più forte, che ha più grip, con gomma più dura fa più fatica. Cambia anche il comportamento della monoposto a seconda dell'altezza da terra che ha, che va a cambiare con il carico di benzina che ha a bordo. Magari si poteva differenziare la scelta tra i due piloti, a uno metti la media, l'altro metti la hard e vedi un po' come va, però non voglio farne una colpa, ecco. E Ferrari ha accusato anche un po' di più la gestione delle gomme all'anteriore con il graining che si è visto questo weekend, ma soprattutto la gestione delle temperature sia dei freni e
anche del motore, che sono un punto debole della rossa ormai da tanto tempo. Infatti l'aria sporca va a inficiare tanto negativamente sulle performance della SF23 e questo lo si è visto anche in questa gara, oltre che a un maggior scivolamento nel secondo e terzo settore a causa di un degrado gomme maggiore. Ma continuando l'analisi, che gara ha fatto Norris? Partito in fondo, è arrivato quinto e ha fatto dei sorpassi clamorosi. Il mio preferito sicuramente è quello su Ricciardo, dove è andato all'esterno, poi è andato all'interno e l'ha chiusa nella parte guidata, qualcosa di clamoroso. Se la gioca col sorpasso che ha fatto Hamilton su Leclerc, che forse è un po' più importante, è andato anche sull'erba, ma quello di Norris è più di classe e eleganza, proprio l'ha studiato bene. E McLaren ha fatto un'ottima gara come gestione delle gomme e come ritmo. Ho apprezzato anche il team order rispettato da Piastri, perché erano su due strategie diverse. Russell mi ha molto deluso nei confronti di Hamilton, non è riuscito a gestire bene le gomme, complice sicuramente il suo stile di guida un po' più aggressivo. Quando c'è da gestire un degrado gomma alto, ecco, Russell fa molta più fatica. E ottima anche la gara di Ricciardo, che se vediamo invece Tsunoda che ha fatto quell'errore banale in curva 1, simile a quello di Perez, Ricciardo è stato molto costante in questo weekend e ha concluso settimo con l'Alfa Tauri. Grande gara, tra l'altro partiva quarto, e attenzione, queste performance buone possono impensierire il posto di Perez in Red Bull. Per il resto concludo dicendo che la delusione più grande di questa gara è sicuramente Aston Martin. L'avevamo lasciata come seconda forza a inizio anno, l'anti-Red Bull, e da Canada in poi non si è più vista. Gli avversari sono cresciuti nel corso della stagione e questo mi preoccupa molto anche per le prossime stagioni per Alonso, perché non c'è un miglioramento costante all'interno di un singolo anno. Concludo facendo un po' di chiarezza su alcuni punti. Come mai Xavi ha detto a Leclerc che dopo 5 giri le medie avrebbero avuto un degrado maggiore rispetto alle hard nella seconda parte di gara, e quindi l'idea era quello di recuperare? Perché questo era quello che avevo studiato nelle simulazioni. Poi non si è visto in gara, c'è anche da dire che Hamilton ha fatto la differenza sulla gestione delle gomme, e come vi ho detto prima, essendo il Messico una pista ad alto carico, se ci pensiamo è anche un po' controintuitivo, perché vedi per esempio il primo rettilineo lunghissimo, ma essendo a un'altura molto elevata l'aria è più rarefatta e quindi ci vuole una vettura che abbia più carico. Per questo Mercedes è andata meglio del previsto, aggiungici la magia di Hamilton e fai la ricetta perfetta per quel suo secondo posto. E un Leclerc che invece ha perso costantemente nei giri con la gomma hard, non riuscendo a tenere le performance del pilota inglese. L'aria rarefatta ha anche aiutato Leclerc sul danno all'ala anteriore, perché ha sofferto meno la differenza tra un'ala anteriore riparata e quella danneggiata, e avendola danneggiata sulla parte sinistra si aveva un leggero sottosterzo nelle curve a destra, ma non ha fatto così tanto la differenza. Aggiungi che non ha avuto danni al fondo e in più la pista era molto calda sull'asfalto e quindi era più rear limited. Per questo Leclerc ha sofferto di meno con il danno, e non è che con l'ala anteriore danneggiata andava più forte, era semplicemente un momento, una fase di gara diversa, e quindi abbiamo visto un comportamento della SF23 migliore a inizio gara rispetto alla fine. Detto questo, cosa ci dobbiamo aspettare per il GP del Brasile? Secondo me vedremo una Mercedes molto forte, un po' come abbiamo visto l'anno scorso. Forse potremmo addirittura vedere una Mercedes in lotta per la vittoria, ma sicuramente sarà seconda forza, perché è una pista da alto carico e comunque l'aria è molto rarefatta e ci vuole anche una buona gestione delle gomme, quindi attenzione. C'è anche a dire che Mercedes però deve essere forte anche in qualifica, perché in Brasile non è così facile sorpassare, mentre su chi sarà terza forza secondo me se la giocheranno Ferrari e McLaren. Forse McLaren potrà avere qualcosina in più di Ferrari, ma sarà tutto da vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa gara nei commenti. La Ferrari avrebbe potuto fare una gara migliore con la gomma media? Siete rimasti più con l'amaro in bocca oppure siete comunque soddisfatti di questo podio di Leclerc? Cosa ne pensate della prossima gara in Brasile? Ditemi anche il vostro momento migliore e peggiore di questa gara in Messico. Cerco di leggere e rispondere a tutti i commenti. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video a tema Formula 1 e Automotive. Qui da Lastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.